Buongiorno carissimi e benvenuti a Koh Lipe, una meravigliosa isola situata a sud-ovest della Thailandia, vicino al confine con la Malesia, e in questo video voglio darvi diversi consigli pratici su cosa fare qui, quali spiagge vedere, come arrivare a Koh Lipe e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda se vale ancora la pena visitare questa incredibile isola thailandese nel 2024. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e venite insieme a me in questa nuova avventura. Buona visione! Si tratta di una piccola isoletta situata nel mare delle Andamane, con un'estensione pensate di soli 2 km quadrati e con un'unica strada principale, ovvero la Walking Street, e poche altre arterie collaterali dove potete trovare ristoranti, bar, hotel e negozi. Per arrivare a Koh Lipe dovrete prima arrivare in una cittadina che si chiama Hat Yai, nel sud della Thailandia. Il modo più veloce è sicuramente quello di prendere un aereo da Bangkok, ma so che ci sono anche dei treni o dei bus che partono proprio da Bangkok e arrivano in questa cittadina. Una volta che siete qui dovrete poi prendere un bus che in circa un'ora e mezza vi porta al porto più vicino, che si chiama Pak Bara, e da qui ovviamente prendere una barca che vi porterà proprio a Koh Lipe. Koh Lipe fa parte del parco marino di Taw Rutau Tau, una grande riserva naturale composta da oltre 50 isole. Proprio per questo motivo, appena sbarcherete in quest'isola vi chiederanno di pagare un ingresso, un ticket di 200 baht che è valido per 5 giorni. Direi di tagliare subito la testa al toro e spiegarvi perché ho deciso di iniziare questo video con la frase se vale ancora la pena appunto visitare Koh Lipe nel 2024, perché prima di arrivare qui ho letto tantissimi blog, tantissimi siti internet che dicevano che Koh Lipe, siccome si trova tanto a sud della Thailandia, è ancora una destinazione autentica, poco turistica, dove passare una piacevolissima vacanza di relax. Quindi io mi aspettavo appunto di trovare poche persone e in realtà vi posso assicurare che dopo aver trascorso praticamente quasi 2 mesi, no, in realtà siamo a 1 mese e mezzo in Thailandia, vi posso dire che questo posto è in assoluto il posto più turistico che ho visto in questo meraviglioso paese che amo alla follia del sud-est asiatico. E quindi potete ben capire che la prima impressione non è stata delle più positive. Praticamente quando sono arrivato camminavo lungo la Walking Street e vedevo solo ristoranti, solo bar, solo locali, tutti fatti, costruiti solo per noi, solo per i turisti, e mi sembra davvero che quest'isola abbia perso tantissimo la sua autenticità. Probabilmente quest'isola era davvero ancora molto autentica, poco conosciuta e quindi poco turistica fino a 5, 6, magari anche 10 anni fa, ma adesso appunto nel 2024 direi che è davvero un posto super turistico, quindi appunto sappiatelo, voglio essere il più coerente, il più schietto, il più oggettivo possibile anche, e quando c'è un posto che non mi fa impazzire io ve lo dico, perché cerco sempre di essere il più sincero possibile per consigliarvi i posti che io personalmente amo di più, che mi piacciono di più. Un mese fa ero a Koh Chang e Koh Kood, 2 isole situate al confine, vicino al confine con la Cambogia, e quello per me era davvero un paradiso perché c'erano pochissimi turisti, le spiagge erano altrettanto bellissime. Un'altra cosa che però notavo è che siccome è tanto turistica, i prezzi qui sono molto più alti rispetto alle altre parti che ho visitato finora in Thailandia. Comunque sappiatelo, io vi dico tutto quello che percepisco, quelle che sono le mie impressioni, poi chiaramente deciderete voi se venire e vedere appunto con i vostri occhi e farvi una vostra idea personale. Io vi dico quello che vivo io quando viaggio, ecco, cerco sempre di essere il più oggettivo possibile. Spero che comunque apprezzerete.
La spiaggia principale di Koh Lipe è sicuramente Pattaya Beach, ovvero quella in cui mi trovo in questo momento, e infatti qui che c'è praticamente il porticciolo principale dell'isola dove si arriva con la barca e poi si riparte per altre destinazioni della Thailandia. Infatti qua ci sono tantissime barche, la spiaggia è molto bella, la sabbia è bianchissima, super sottile e il mare quando c'è il sole assume un colore verde azzurro super bellissimo. Purtroppo in questi giorni che sto passando io a Koh Lipe è nuvoloso, quindi il mare non rende tantissimo, ma è comunque davvero uno spettacolo. Torno a parlarvi di Eimondo, ovvero l'assicurazione di viaggio che ho fatto io per questo lungo viaggio senza scadenza. Penso davvero che sia una delle assicurazioni migliori esistenti. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per info e prezzi, e soprattutto se deciderete poi di sottoscrivere l'assicurazione di viaggio tramite il link che trovate di nuovo qui sotto in descrizione, avrete il 10% di sconto. Insomma, con Eimondo viaggia anche tu senza preoccupazioni. Se siete interessati a fare le immersioni a Koh Lipe, sicuramente è una delle destinazioni più famose, principali della Thailandia insieme a Koh Tao. Vi dico un paio di prezzi, da quello che ho capito più o meno si parte solamente una lezione, quindi un'immersione, parte dai 3.000 baht. Se invece volete fare il corso, quello base parte da 12.000 baht. Se invece siete più interessati a fare escursioni tipo snorkeling, allora mezza giornata costa 500 baht, invece tutto il giorno con pranzo incluso parte dai 600 baht un programma, altrimenti l'altro programma è 700 baht. Come detto, l'isola di Koh Lipe è molto piccola, infatti le due spiagge principali si possono raggiungere a piedi ed è quello che stiamo facendo in questo momento. Non serve quindi noleggiare lo scooter. A Koh Lipe ci sono 3 spiagge principali, quella che abbiamo visto stamattina che appunto si chiama Pattaya Beach, quella dove stiamo andando adesso che si chiama Sunrise Beach, e poi ce n'è un'altra che si chiama Sunset Beach, che è quella dove andremo oggi pomeriggio più tardi per vedere il tramonto. Questa qua è Sunrise Beach, sicuramente vale la pena venire all'alba perché il sole albeggia, nasce proprio da quella parte lì, proprio dal mare. Diciamo che questa spiaggia è molto lunga, infatti è lunga 2 km, quindi sicuramente riuscirete a trovare un posticino dove ci sarete solo voi, quindi un po' più tranquillo, senza troppi turisti. L'unico problema, come potete vedere, tutte queste bellissime barchette che sono super fotogeniche per carità, però fanno un sacco di rumore perché ci sono sempre barche che vanno e vengono e quindi disturbano, c'è proprio questo inquinamento rumoroso, acustico, che è un po' disturbante e poco rilassante, se posso dire. Detto questo, amici, non c'è alcun dubbio che quest'isola sia un vero e proprio paradiso per tutti coloro che amano il mare cristallino, le spiagge di sabbia bianchissima, per tutti coloro che amano fare snorkeling e anche immersioni. Quest'isola è sicuramente un vero e proprio paradiso, soprattutto quando c'è il sole, come adesso che finalmente è uscito un po' di sole. Se siete alla ricerca di caos, movida e party, sicuramente quest'isola non fa per voi. Infatti raramente la vita notturna si protrae oltre l'una di notte. Secondo me è quindi più una meta adatta per le famiglie con i bambini oppure per le coppie che vogliono trascorrere una romantica vacanza da sogno sdraiati al sole. Invece da un punto di vista turistico-culturale l'isola offre ben poco, infatti non ci sono musei, templi o edifici degni di nota. Cioè guardate il mare alle mie spalle,
Sembra una piscina. È impossibile parlare male di quest'isola, dai, ma come si fa? Mi sento troppo in colpa, raga, mi sento davvero troppo in colpa per aver giudicato male quest'isola. Se mi conoscete già da un po' e mi seguite già da un po', sapete che sono sempre super mega entusiasta di ogni posto che visito e quindi mi sento davvero in colpa. Però, raga, cosa devo dire? Ci saranno tanti turisti, per carità, però comunque se camminate un po' lungo le varie spiagge che ci sono sull'isola, riuscirete comunque a trovare un piccolo angolino di pace dove ci sarete solo voi. L'unica cosa che vi disturberà, adesso non so se lo sentite alle mie spalle, sono questi motori delle barche, perché vanno e vengono in continuazione tutto il giorno per portare i turisti nelle varie isole che ci sono qui intorno a Koh Lipe. Però a parte questo, davvero, raga, se volete passare qualche giorno in totale relax all'insegna del mare, della natura, delle spiagge paradisiache, dell'acqua cristallina, allora cosa vi posso dire io? Venite a Koh Lipe, cosa devo dirvi? Venite qua, raga, venite qua, guardate che roba, è bellissimo. Adesso, siccome si sta facendo tardi, direi che è tempo di andare finalmente a farvi vedere anche Sunset Beach, l'ultima spiaggia che visitiamo in questa paradisiaca isola thailandese. Questa che avete appena visto, amici, era Sunset Beach, l'ultima spiaggia che vi faccio vedere di Koh Lipe. Direi infatti che questo video può terminare qua. Io mi scuso se in questo video ho parlato davvero tantissimo, infatti probabilmente è un video diverso dal solito, da quelli che sono solito fare, ma perché ho cercato nella maniera più onesta possibile di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza, quelle che sono state le mie impressioni che ho avuto fin da subito di quest'isola. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale di questo video, ovvero vale ancora la pena visitare Koh Lipe nel 2024, la risposta, dopo esserci stato praticamente 3 giorni, è assolutamente sì. È un'isola paradisiaca, le spiagge sono stupende, il mare è trasparente e cristallino, potete fare snorkeling, potete fare le immersioni, potete organizzare un sacco di tour che partono da quest'isola, quindi è assolutamente una meta che vi consiglio di visitare se avete tempo e se volete venire così tanto a sud in Thailandia. Spero davvero che apprezzerete il fatto che ho cercato di rimanere il più onesto possibile, quindi di darvi veramente il mio feedback per come io ho vissuto quest'isola. Vi ringrazio appunto se siete arrivati fino alla fine di questo video. Se vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, commentate scrivendomi se siete venuti a Koh Lipe, qual è stata la vostra esperienza qui, perché magari avrete avuto un'esperienza diversa, magari siete venuti in un altro periodo con meno turisti, con i prezzi anche più bassi, non lo so. Quindi vi aspetto davvero numerosi nei commenti, sono molto curioso di sapere la vostra esperienza e quindi direi che noi ci vediamo nella prossima avventura thailandese. Ciao! Paolo, buongiorno carissimi e benvenuti a Koh Lipe, una meravigliosa isola. Paolo, dove potrete che dicevano che Koh Lipe, siccome si trova tanto a sud rispetto alla Thailandia, che dicevano che se invece siete più interessati a fare tour con lo Paolo, se invece Paolo, che palle. Paolo. Invece da un punto di vista turistico-culturale, la città oltre... Sapete che di solito sono una persona super felice, Sapete che di solito, se mi conosce... E cari amici viaggiatori, direi che noi ci vediamo in una prossima avventura thailandese. Buona visione! E cari amici viaggiatori, quindi direi che noi ci vediamo in una nuova